Eh sì, si ritorna in studio, come vedete c'è un bel pacchetto SimMagic, perché in tantissimi di voi mi hanno chiesto un parere su questa pedaliera. Non tutti ovviamente sono disposti a spendere 689 euro per la mia P1000 idraulica, e quindi come fare a non testare 249 euro di P500 con cella di carico? Impossibile. Mi sono fatto mandare appunto questa pedaliera da Direct Drive Italia, grazie, in modo tale che ve ne posso parlare più approfonditamente. Ma nel video di oggi, oltre all'unboxing, faremo anche un test in pista. Vediamo cosa c'è in confezione. Attenzione, la pedaliera è smontata, ma a questo punto sarà anche interessante capire quanto tempo ci vorrà a montarla. Comunque già dal touch and feel questo materiale sembra essere spesso e robusto, non troppo pesante, bella anche la piattina, la piastra gommata, quindi appunto per essere messa anche sotto la scrivania. Un'ottima attenzione devo dire anche sul posizionamento della centralina, perché appunto i fili hanno un alloggio, vedete questo incavo, hanno un alloggio a sé, onde evitare di trovarsi fili ovunque. Ok, facciamo un riepilogo di quello che abbiamo trovato in confezione. Quindi i due pedali, la base su cui andranno alloggiati i pedali, molle e tutto quello che serve, i supportini, gancetti, le chiavi a brucole, tutto quello che serve per il montaggio. Alcune staffe che ora vedrò di capire dove andare ad alloggiare e come montare, il cavetto USB per il collegamento, un cavetto di collegamento per la base SimMagic e poi i soliti adesivini SimMagic. Adesso andiamo a montarla e vediamo com'è. Allora, il primo passo è quello di smontare questa qui, il battitacco con queste 4 brucole. Il secondo passaggio è quello di andare a scegliere dove posizionare i pedali sulla base. Non c'è per forza un alloggiamento prestabilito, ma ci sono tanti fori qui sopra. A me piace avere la pedaliera simmetrica, quindi direi che il terzo foro dall'esterno verso l'interno per me è perfetto. Andiamo a cercare le viti per il fissaggio dei pedali, eccole qua. Ok, andiamo a serrare senza esagerare mai le viti di fissaggio. Passiamo al collegamento dei cavi. In pratica non si può sbagliare perché ogni cavo ha il suo colore, vedete. Una volta completato il collegamento andiamo a rimettere la piattina e scendiamo in pista. Allora ragazzi, per questo test confronto farò qualche giro con la mia pedaliera, con la P1000 idraulica, poi montiamo la P500 e cerchiamo di capire effettivamente quali sono le differenze, no? Touch and feel, prime impressioni, tempo sul giro, che è la cosa più importante, ok? Quindi direi di scendere in pista e iniziamo. Ragazzi, proviamo sempre col setup stock, col pieno. Ho scelto la categoria delle GTE appunto perché non hanno ABS e quindi bisogna essere ultra sensibili per evitare bloccaggi. Chi conosce le Man Ultimate sa benissimo di cosa sto parlando. Non toccherò assolutamente neanche il traction control, l'ABS, il BIAS, nient'altro, in modo da avere un confronto proprio alla pari solo sulle sensazioni di guida che una pedaliera ti può trasmettere, sul feeling, in frenata soprattutto. Mamma mia come suona questa Porsche GTE RSR. Siamo pronti a staccare dopo il cartello 150, via. Andiamo ad alleggerire il pedale sul freno. Seconda variante, attenzione, qui è richiesta veramente ultra sensibilità sul freno, guardate com'è partita. Vamos di Lesmo 1. Staccata forte, uscita di traverso qui sul cordolo Lesmo 2 e questo bel lungo rettilineo che ci prepara a posizionarci bene alla staccata della variante Ascari, cartello 100 metri, via, staccata fortissima, si entra sul cordolo, giù tutto, poi si cerca di rimanere belli cuciti e di sfruttare tutta la pista
portare più velocità sul penultimo rettilineo, quello che porta alla parabolica. Ci posizioniamo bene, occhio al cartello 100 metri e via, inserimento, giù tutto, facciamo ruotare bene la macchina e ci riportiamo leggermente verso l'interno per cercare di guadagnare un po' di metri e andiamo a tagliare. Il tempo è 49,060. Facciamo un ulteriore giro. Avete visto come ho bloccato ma sono riuscito anche a sbloccare? Seconda variante, attenzione ai 100 metri, via, si stacca forte, si alleggerisce sul pedale del freno. Oh, occhio qui, la stavo perdendo. Siamo già 4 decimi e mezzo sotto l'Esmo 1, entriamo forte, via. Staccata di l'Esmo 2, 50 metri. Short shifting. E siamo usciti bene, mezzo secondo sotto. Cerchiamo di forzare anche la staccata qui alla Scari adesso. 100 metri pronti, via. Ho avuto un paio di sbavature, ho fatto diverse correzioni sul pedale del freno. Eccoci qua, belli cuciti, l'ultima parabolica. Eh sì, riusciamo a mantenere il vantaggio. 5 decimi e mezzo sotto, via. Se guardate qui in basso a destra il pedale del freno, questo è un chiaro esempio di come si va a ricercare il grip in frenata continuamente con queste GTE che ovviamente non hanno ABS. Pedale al 100% nella prima fase di frenata, si comincia a sentire un micro bloccaggio sulla vettura, quindi si rilascia il pedale del freno per evitare, scongiurare il bloccaggio della gomma. Non c'è stato bloccaggio della gomma, si riprende di nuovo il freno, ok, per andare a cercare di nuovo il massimo del grip e così via. E vedete quante volte in un secondo di staccata si va ad elaborare quello che è un continuo lascia e prendi sul freno per andare sempre al limite del cerchio di aderenza del grip e stare proprio sempre lì e cercare di frenare nel minor spazio possibile. Questo è un esempio di un feeling eccezionale sul pedale del freno e di una pedaliera che ti consente appunto di sentire questi micro bloccaggi. Adesso ci spostiamo invece sulla P500 e vediamo cosa riesce a trasmettermi. Cambio pedaliera fatto, montato gommino per cella di carico, montata molla più dura possibile. Adesso andiamo a fare la calibrazione. Inizia la calibrazione, andiamo a schiacciare tutti i pedali a fondo. Ok, termina. Vediamo. Oh, adesso guardate che bel segnale lineare che ha la cella di carico. Devo dire che ho delle alte aspettative su questa P500 da 250 euro. Vediamo. Allora, sempre stessa storia, setup fixed, non tocchiamo nulla, ma proprio nulla, neanche il bias. Devo dire che già da subito la pedaliera la sento un po' spigolosa, nel senso un po' più grezza rispetto alla cura che ovviamente c'è stata nella realizzazione della P1000 idraulica, che è un po' più smussatina in tutto. Però ho apprezzato tantissimo il fatto di poter giocarci anch'io, che ho un piede 47,5 e non la sento troppo piccola, ok? Come succede con altre pedaliere come l'ATL CM ad esempio. Qui intanto faccio lo scema gomma fredda. Appunto, quindi alzando la piattina anch'io con un piede veramente enorme riesco ad utilizzarla tranquillamente. Un po' sento la mancanza del battitacco regolabile come sulla P1000. Qua c'è un battitacco un po' più piccolino, ecco. Però non è che mi dà così tanto fastidio, Ricordiamoci sempre di contestualizzare il tutto ad una pedaliera che costa 249 euro, ok? Via. Proviamo a fare un giro
E chissà se riusciremo anche a battere il mio tempo di 48 e mezzo. Mi sento confident, ragazzi. Mi sento confident. Via, ci lanciamo, dai, si parte, si parte. Pronti alla staccata di curva 1. 150 metri, giù tutto. Andiamo a modulare adesso la parte finale del freno. No, non ci riusciamo. Via, lunghi. Allora, devo ancora capire questa accoppiata elastomero molla, perché ovviamente sulla P1000 è più una questione idraulica, più una questione comunque di elastomero. Mentre qui c'è una prima parte dove entra in gioco la molla e una seconda parte della frenata dove entra in gioco l'elastomero, ok? Quindi proviamo a lanciarci di nuovo e vediamo effettivamente quanto siamo distanti da una P1000 idraulica. Pronti, 150 metri, giù tutto. Andiamo a modulare nella fase finale. Qui entra un po' in bloccaggio, ma siamo usciti abbastanza bene. Sul cordolo però troppo fuori, addirittura a pizzicare la terra. Però non siamo tanto distanti. Sul tempo sul giro siamo buoni come intermedi. E allora giù qui a 100 metri proviamo a modulare nella fase finale. Ho sentito qui il micro bloccaggio, sono riuscito a correggerlo. Quindi si tratta anche di confidenza, di prenderci il piede e non la mano. Ottima uscita qui. Attenzione che siamo in linea col tempo che abbiamo fatto con la P1000 idraulica. Non ci posso credere. Attenzione qui alla staccata della Valentascari, 100 metri. Andiamo a inserire dentro nel cambio di direzione. Qui tagliamo sui cordoli. L'uscita è buona, l'uscita è buona. Siamo 1,5 decimi sopra circa. 48,6 per ora è il previsto. E proviamo allora a affrontare e rischiare tutto sull'ultima variante. Attenzione, il microbloccaggio c'è stato. Qui un pochino lungo, ma siamo riusciti a prendere abbastanza bene velocità e tagliamo il traguardo con 48,7. 48,7 ragazzi, 48,7, quindi abbiamo pagato 2,5 decimi. Ok, io un'idea me la son fatta. Adesso smonto tutto, porto tutto sulla scrivania e tiriamo le conclusioni. Allora ragazzi, siamo arrivati alle conclusioni. 249 euro di pedaliera. Quanto siamo distanti da una P1000 idraulica? Allora, come tempo sul giro abbiamo visto che alla fine, prendendoci confidenza, si riesce quasi ad eguagliare. Abbiamo fatto circa 2 decimi di stacco. Considerate che però questa qua è la mia pedaliera e questa qui l'ho appena montata e quindi direi come feeling immediato ci siamo. Ok, ho solamente cambiato la molla che era presente all'interno con la molla più dura presente sempre in confezione, ed ho inserito ovviamente il gommino per avere la sensazione di elastomero. Il montaggio, l'avete visto, sono 4 viti da smontare qui, 4 viti per montare i pedali, rimettere il coperchietto, quindi il battitacco, collegare gli spinotti e montarla poi sulla pedaliera. Interessante anche questa staffa presente nella confezione, se riesco vi metto una fotografia da qualche parte, che serve a distanziarla dal muro per eventualmente metterla sotto la scrivania, perché appunto questa pedaliera ha anche un grip di gomma, perché è pensata soprattutto anche per un uso scrivania, passatemi il termine. Nulla da dire sull'acceleratore ragazzi, fluidissimo. Interessante la possibilità di sollevare la piattina, perché come vi dicevo prima, io avendo 47 di piede, se ho dei pedali troppo piccoli come ad esempio la TLCM, non riesco assolutamente ad utilizzare una pedaliera, mentre qui sono riuscito semplicemente sollevando la piattina a trovare un buon feeling già da subito. Ovviamente non è grande quanto i pedali della P1000, però ragazzi parliamo di due mondi totalmente differenti.
uno ad un prezzo di 249 euro, qua siamo quasi a 700 euro, quindi ci può stare. Abbiamo anche una regolazione per l'inclinazione del pedale da qui. La pedaliera mi sembra abbastanza robusta, non ci sono particolari giochi in nessuna direzione, anzi non ha per niente gioco dei pedali. È ottima anche questa finitura che non lascia le impronte. In confezione ovviamente c'è questo accessorio che serve appunto per smontare i pistoncini e sostituire molle e gommini. E devo dire che potrebbe essere un ottimo prodotto per chi volesse iniziare con una pedaliera a cella di carico e non spendere ovviamente una cifra esorbitante. Va bene, diciamo che come questa prima impressione, così primo test e primo confronto è tutto, e io vi rimando alla recensione completa che ovviamente uscirà più avanti sul canale.